Non pensavo che Edimburgo fosse così, una città sospesa tra storia e mistero. Strade medievali, panorami incredibili e un'atmosfera che non avevo mai visto prima. Ti porto in questo viaggio con me. Siete pronti? Benvenuti nel mio canale YouTube e oggi il benvenuto ve lo do con Edimburgo ed era una di quelle città che volevo fare da anni e oggi voglio andarla a scoprire insieme a voi. Passeggiando per la città adesso ci troviamo nel cuore storico, ovvero la Royal Mile, che è una serie di strade ed è la strada più famosa qua appunto di Edimburgo, e dietro a me c'è la maestosa cattedrale di Sant'Egidio. Andate anche dentro perché è gratuita e merita veramente una visita. Abbiamo fatto una piccola donazione perché qui tante cose da vedere sono gratuite, però la donazione è sempre ben accetta. Anche in questo viaggio non sono solo e nella visita di Edimburgo mi sta accompagnando una persona che si chiama Jessica. Ciao, piacere. Adesso chiediamo direttamente a lei cosa ti sta colpendo nelle poche ore qui a Edimburgo. Sicuramente l'ambiente storico, l'architettura è fenomenale perché Si respira in ogni si via. respira storia ovunque. Qua c'è veramente tanta architettura interessante da visitare. Pietra ovunque, molto anche abbastanza gotica come stile, molto bello. E forse l'atmosfera, sebbene sia grigio, però forse in questo contesto ci può anche stare, sì, questo grigiume. È il suo ambiente, Esatto. È il suo ambiente, e non a caso, appunto, avventurandoci per le strade di Edimburgo, Cosa abbiamo trovato? abbiamo trovato una statua di un cagnolino della quale tutti sfregavano il naso per portafortuna. E ci siamo chiesti perché? Il motivo era per il simbolo della fedeltà proprio che rappresenta il cane in se stesso, e perché questo cagnolino ha fatto la guardia nella tomba del suo padrone per ben 14 anni, quindi l'hanno onorato in questo modo. Il cagnolino si chiama Bobby e il cimitero è di Greyfriars. E dopo in teoria andiamo a fare anche un giro per vedere, perché dicono che sia molto bello da vedere, quindi molto bello e caratteristico. esatto, sì. E quindi dopo magari andiamo a fare una breve passeggiata anche lì. Ciao! Vi abbiamo appena raccontato della storia del cane Bobby e adesso siamo venuti con i nostri occhi a visitare questo famoso cimitero di Greyfriars, che appunto è diventato famoso anche, oltre alla tomba del cane Bobby, anche per il famoso scrittore che ha dato via alla saga di Harry Potter. Inoltre qui si dice, c'è una leggenda sui fantasmi, perché dicono che questo cimitero sia il cimitero più infestato di fantasmi di Edimburgo. E inoltre ho letto che ci sono anche delle attività appunto sotterranee di notte e la chiamano appunto attività del terrore. Molto interessante, molto particolare. Se siete in zona venite a visitarlo. Nel frattempo, per scaldarci, abbiamo scelto di rifugiarsi all'interno di un ristorante, andando a mangiarci una buona zuppa molto calda e poi un panino al salmone, dato che qui comunque è considerato un piatto tipico, molto buono. Nel frattempo abbiamo visto anche un museo interessante, anche se piccolo, dei 3 famosi scrittori qui scozzesi,
e devo dirvi anche che anche lì c'è l'ingresso gratuito, quindi fateci pure un salto. E adesso stiamo arrivando a una delle cose più rappresentanti di Edimburgo, cioè il castello. Ho appena chiesto informazioni per entrare al castello, mi hanno detto che per oggi è sold out, quindi conviene sempre fare la prenotazione online. Adesso vediamo se lunedì riusciamo a venire, quindi anche all'interno del castello. Tanto oggi mi è contento di vederlo esternamente, molto bello, sempre molto caratteristico, ma questa è una città veramente che mi sta sorprendendo in ogni piccolo dettaglio. Eccomi, e con me c'è ancora Jessica, non è sparita. Ciao! E vi faccio dire direttamente da lei quale via ti ha colpito di più qui della capitale. Sicuramente Victoria Street per i suoi colori pazzeschi, ragazzi. Ha i negozi dipinti da blu all'arancione, al grigio, al fucsia, bellissimi. Inoltre poi c'è anche il museo di Harry Potter per gli appassionati, è da non perdere assolutamente questo. Esatto, quindi adesso breve pausa, ci riposiamo e stasera... Che ne abbiamo bisogno. Esatto, e stasera ci risentiamo, vediamo se facciamo qualche pub e ovviamente ci aggiorniamo. Ciao! Ciao! Stasera breve passeggiata, ci siamo rifugiati poi all'interno di un pub per un'oretta circa e adesso ci riposiamo perché domani sarà un'altra lunga giornata. Restate connessi con questo video per vedere anche le prossime tappe. Buonanotte da Edimburgo. Buongiorno ancora da Edimburgo, anche se può non sembrare perché sembra di essere appunto in montagna, però infatti prima di immergermi ancora nel cuore della città volevo prendere un po' di aria, volevo sentirmi di nuovo a casa nelle montagne. Quindi piccola passeggiata, abbiamo visto anche degli scoiattoli e poi continueremo con il giro con le altre tappe di questa capitale. Edimburgo, come state vedendo, non è solo caotica città, ma ci sono delle belle passeggiate, quindi anche dei trekking per delle colline e delle montagne, come in questo caso vicino al nostro hotel c'era la vetta di Arthur. Un'altra via che può ricordare Victoria Street. Noi purtroppo non siamo riusciti a dedicare tanto tempo ai colli e ai trekking qui di Edimburgo perché proprio per la mancanza di tempo, e poi sempre parlando di tempo il clima non è mai dalla nostra parte. Qui il clima è imprevedibile, quindi adesso è cominciato a piovere. Alle mie spalle vedete un bellissimo monumento, questo si chiama Monumento Scott, è dedicato appunto al famosissimo scrittore scozzese. Quello che vedete lì è il castello di Edimburgo. Guardate che spettacolo, da qui si vede anche il Mar del Nord, è veramente una meraviglia. Questo luogo è semplicemente magnifico, qui mi trovo a Calton Hill e potete godere di una vista strepitosa sulla città e d'altra parte sul mare, e poi avete dei bellissimi monumenti da visitare. Vi do una piccola informazione, il castello di Edimburgo non riusciremo ad andarlo a visitare all'interno perché ieri sera abbiamo provato a vedere se c'era disponibilità di biglietti, ma purtroppo erano già esauriti. Quindi se avete intenzione di andare a visitare il castello di Edimburgo, magari
fate già una verifica di disponibilità di biglietti una volta a casa prima di partire. Ve lo consiglio, dato che anche noi adesso ci siamo trovati male. Comunque costo di biglietti e tour anche guidato del castello si aggira intorno ai 40 euro. Un'altra tappa imperdibile qui a Edimburgo è sicuramente questo splendido villaggio situato nelle sponde di Leith. Questo è il villaggio di Dean, fondato dai frati di Holyrood nel XII secolo. Guardate che meraviglia questa vecchia università di Edimburgo. Io e Jessica vi volevamo salutare. Ciao! Perché questo episodio di Edimburgo finirà, però Domani andremo a fare un'altra zona, usciremo da Edimburgo e andremo verso la costa est e quindi visiteremo altri bellissimi luoghi, non perdete, mi raccomando. quindi vi aspettiamo nel prossimo episodio. Ciao! Ciao!